Iniziamo la breve indagine, Monica, che non era quella di prima, ma è questa, che mi è stata suggerita da questo evento, no? Il meteo. 14-16 aprile 2024, la città di Dubai, Emirati Arabi, è sommersa dall'acqua in pieno deserto ed in piena inizio stagione del caldo più torrido. È sempre secco, sostanzialmente. Siamo nel deserto. Le macchine sono sommerse dall'acqua. Grande confusione, cloud seeding, dicono in alcune interviste un po' strappate, non troppo ufficiali, quindi mungitura delle nuvole, questo è già stato detto, insomma, per far piovere a Dubai, una metropoli di 5 milioni di abitanti, sempre più in crescita, sempre più importante nel mondo, tax free, paradiso fiscale, che più ne ha più ne metta, piove troppa acqua. Che cosa succede? Cosa vedi in eterico? Allora, adesso io faccio il nome di un politico, però è relativo, nel senso che comunque tanto non sai mai chi sia questa persona davvero, no? E il nome che mi viene è Putin. L'immagine che mi viene è quella della Russia. Come se ci fosse un tentativo, diciamo così, di pulizia, che è sempre ovviamente una pulizia relativa e transitoria, non è una autentica, profonda pulizia. Come se si volesse iniziare un certo tipo di trasformazione che prevede. Oddio, c'è un eco tremendo. Scusami, stavo respirando io. No, ma forse l'eco non. L'eco della mia voce. Causato da chi? Allora, io la provenienza l'ho vista di qua, appunto, Russia e Putin, ok? Come se ci fosse la volontà di effettuare questa specie di pulizia, che poi è quella pulizia come se fosse diluvio universale, l'idea, ok? Simbolicamente poi è stata espressa così, perché non è che poteva essere una devastazione radicale e immediata, però come se la volontà fosse quella. Ok, quindi un'azione di Putin. A me è venuto così, non ho la minima Vabbè. idea se possa essere. Usata come? Cioè creata come? Geoingegneria? Sì, se vogliamo pensarla su un piano materico e umano, in realtà, per esempio, vedo molto di più la partecipazione di entità tipo Poseidone. Ok, il regime, perché la famiglia reale degli Emirati è di fatto un regime mascherato da democrazia, ha fatto passare il messaggio che sì, no, sono stati loro, probabilmente hanno utilizzato male queste tecnologie. Perché? Oddio, aspetta un attimo, perché in realtà mi fa vedere una cosa strana, ti dico il movimento che vedo. Il movimento Russia-Putin va sotto Dubai, come se fosse un'onda nera, una linea nera, sotto Dubai. Poi dopo va a prendere questi poteri forti, diciamo così, degli Emirati, ok? E diventa una serpentina. Quindi in realtà c'è una connessione, ok? C'è un accordo. Esatto, sì. Vabbè, Dubai, corruzione, denaro sporco, sacrifici umani? Dunque, allora, qua mi viene sacrifici di donne. Proprio l'ipersessualizzazione qua mi viene. E i sacrifici per mantenere, allora se vedo questi grattacieli sono proprio grondanti di sangue e di soldi, sesso, ottenuto ovviamente con dei pessimi espedienti.
quasi con un traffico, no? Di esseri umani. Mm. In eterico sono proprio orribili questi, cioè per quanto invece possano sembrare belli ai nostri occhi, in eterico sono mostruosi questi. Però è come se i sacrifici per mantenere in piedi questa struttura finta di Dubai fossero fatti lontani da Dubai, mentre invece qui ciò che avviene è più che altro il sacrificio della figura femminile. Lontano dove? Abu Dhabi? Sempre Emirati, la città un pochino più calma. Un po' di più? Un po' più distante? Non so. Perché mi fa vedere un Più po' oltre. ovest? Più a ovest. Più a ovest. Arabia Saudita? Sì? Capitale? Però sempre un po' al margine. Capitale, però a margine, sì. Ok. I veri soldi sono lì. Così domande un po' a pioggia. Perché è stato sbagliato in una città che ha 40 anni, progettata senza gli errori di tutte le città nel mondo, è stata sbagliata la rete fognaria e quindi le fogne vengono, cioè quello che va nelle fogne viene portato giornalmente da file mostruose di tir nel deserto. C'è una causa esoterica? È come se ci fosse una sorta di incompatibilità con il sottosuolo rispetto a questo progetto. Per cui questo progetto si può realizzare da un certo livello in su. Andando tanto in profondità, no, c'è proprio un ostacolo. Cioè? Non lo so come spiegare. Mi fa vedere che non riesce a prendere questo impianto fognario che ovviamente andrebbe messo sotto, no? Con una certa profondità per poter funzionare in maniera regolare, subisce invece delle ostruzioni energetiche, come se qua fosse più, non so come dirti, più pulita l'energia e respinge questo tipo di progetto. Ok, causa esoterica del progetto fallito di creazione di isole artificiali mettendo nel mare grandissime quantità di ghiaia e sabbia di nome The World, in arabo Jusur Alam, Al-Alam. Sì, è come le profondità della terra acquose che è poi l'acqua del mare. Come a dire che dove trovi la vita Mhm, non c'è spazio per questa controvita. mhm. C'è stato però un progetto con successo, la prima palma, quindi un concetto simile ma attaccato alla terra, quindi non so, a forma di palma, no? Dei rami di terra come se fossero dei bracci di una palma, già terminato, venduto, costruito. E c'è in progetto una seconda palma che è ancora vuota. Perché la prima ha avuto successo? Mi fa vedere che puoi sfidare un pezzo, poi arriva uno scudo a protezione. Mhm. Però una prima parte è anche giusto sfidarla, perché comunque fa parte del gioco Matrix. Creare, diciamo così, il rischio e permettere un progetto nefasto. La seconda palma avrà sorti positive, come la prima? E me la dà come sprofondata, Ok. dissolta. Dubai ha 40 anni. Quanti anni dai a Dubai di vita? Mi vengono due date, 15 e 30 anni. Può darsi che 30 anni per ehm, una totale neutralizzazione. Dubai è nella terza o nella quarta dimensione? Nel pieno della terza. Si può andare nella quarta dimensione vivendo a Dubai? Allora, mi è venuto che alcune persone che hanno provato si sono suicidate. Ok. Si può regredire nella terza facendo un viaggio a Dubai? Si può. Ma non è detto che.
No, Se no, ci si fa assolutamente. prendere dal bailame di Dubai, probabilmente sì. Esatto. Causa esoterica del grattacielo più alto del mondo, Burj Khalifa, 828 metri d'altezza. Quanti? 828, inaugurato nel 2008 alle 8:28 Esatto, stavo per questo. per rivelare la reale altezza. Record che sta per essere battuto dall'Arabia Saudita, già in costruzione. Non si capisce bene il perché di questa costruzione, causa esoterica. Allora, io la Matrix nel suo complesso la vedo come un 8, dove l'8 è in parte, allora, un cerchio dell'8 è la vita, l'altro cerchio è l'astrale, ok? In cui vanno i disincarnati, in cui ci sono le varie entità. Per mantenere in vita questo 8, hanno avuto la necessità di creare questa specie di obelisco, Infatti. Anch'io lo vedevo che come un è, obelisco. che è una sorta di Antenna antenna, bravo, esatto, antiquarta. esatto. Diciamo che se uno si compra un appartamento nel Burj Khalifa, la quarta dimensione non ci va neanche con le bombe. Oh, È dentro l'antenna, diciamo. son scelte. E comunque per mantenere attivo questo 8, questa terza dimensione alla fine. Concludiamo, metto anche qua un mio personale ad eternum, centro Burj Khalifa. E vedo che stai iniziando a dare una forma spiraliforme a questo 8. Mm-hmm. Cioè, non so come dire, cioè non è quell'8 piatto, è un 8 un po' più quantico. Mm-hmm. Che questa città abbia il suo declino a iniziare da oggi. 15 anni, 30 anni, 10 anni, 5 anni, un anno. Lo determineranno tanti eventi. Il countdown inizia. Vedo tanti bambini che applaudono. Quanto vedi di tempo? Il countdown che segna come tempo? Un bambino mi fa segno 7. Beh, 7 anni? Sì. 2031? Allora, aspetta, un bambino m'ha fatto così, che può essere Vittoria o 2032, non lo so. Mhm. Fatto segno così. Ultima cosa, Monica, quello che vuoi. Cosa vuoi aggiungere? È come se avessi sollevato questi bambini perché ci sono dei sacrifici di bambini non lì, decentrati da lì, ma tanti Ma per sacrifici lì. di bambini. Sì. Apriamo qui anche un bel portale aureo per tutti costoro, per tutti quelli che sono morti nel costruire alla velocità della luce Sì. tutto quello che è stato costruito. Indiani, Bangladesh, Pakistan e non solo. Sì. Un numero infinito e nascosto di morti bianche, che nasconde il luccicore e lo scintillio delle luci di Dubai. Bye bye Dubai. Sì. Tanti giovani ragazzi, forse neanche maggiorenni. Magari giovani padri Sì. che hanno lasciato giovani mogli, vedove, giovani orfani. Chiuso qui.